Comunque direi di iniziare con questo bellissimo Sor Confidential dopo tanto tempo, dopo tantissimo tempo che non lo facevamo, il buon Nasser. Tipo quanto? Tipo un bel 3 mesetti, Cibbia. Sì. Che onore. Ti ricordi che eravamo rimasti prima dell'estate, poi l'estate, tutto il resto? Sti casini. Richiesta, grande richiesta, il caro Guido, e quindi eccoci qua. Io Spolliciate. Esatto, spolliciate. Non si dice... No, però sogniamo. Siamo subito quindi giusto spolliciate e partiamo con il farci sapere com'è diventato il Guido che tutti noi conosciamo, perché tutti sempre dicono bene Guido, moto e tutto il resto, ma A monte? a monte io ho in mente una cosa che mi ha fatto veramente, ma riguardo ogni mese praticamente, quando il signore quello di pallavolo, come si chiama? Ma Andrea Lucchetta? Quando ti fa lo Che mi ha scherzo, fatto- che è io una impazzisco. cosa che se succedesse oggi, in pratica ero in studio, gli ho fatto un'intervista, lui era escluso dagli europei di pallavolo e ha fatto un'intervista con me in studio su Italia 1, finita l'intervista io avevo ripreso a fare il TG, ero il conduttore del TG, Tutto avevo tipo tirato. 23 anni, 24 anni, Serissimo. e lui mi è passato dietro, mi ha messo un dito nell'occhio, mi ha dato un bacio, mi ha scompigliato i capelli, che oggi potrebbe anche accadere una roba del genere. Ma ai tempi Però all'epoca istituzionale. sì, era sconcertante e mi veniva da ridere, da morire. Riguarda la classe Ecco, 125, tutto è tranquillo. la vittoria è andata al Passa tedesco Lucchetta. Dirk Raudies. Grazie Tutto ciò in ancora, diretta. Andrea Lucchetta. Grazie Dicevamo ancora. per quello che Non riguarda era ancora la cifra, giornalista. scusate, 2 importanti primati dell'atletica, quello dei 10.000 prima e oggi è Ora sta Pechino. facendo gestacci a Meda, Lucchetta. Scusate, Lucchetta è un personaggio incredibile. Ma no, ma come Lucchetta? Ma poi da dietro ti faceva forse i versi perché Sì, non sì, riuscivi sì. più. No, si è messo nudo di fianco alla telecamera, Ma veramente? saltava, così, quindi mi ha massacrato. Però come nasce il Guido? Io sono di una famiglia proprio milanesissima, borghese benestante, devo dire, non ricchi, normali. Ok. Papà avvocato, cresciuto nel quartiere di San Siro con la possibilità di frequentare molto la strada. Cioè San Siro è un quartiere che ha 2 facce, una un bel po' povera e una invece molto benestante. E erano 2 realtà che si incrociavano e che credo mi abbiano abbastanza aperto la capoccia, no? A frequentare vari tipi di amici. Di sicuro con una grande passione per le ruote, perché avevo il giardino e quindi prima la bici e poi il motorino e tutte quelle robe lì. E San Siro, un poi papà- traversoni e tutto il Bravo. resto. E un papà che a sua volta in gioventù era stato appassionatissimo di motori, di moto e di macchine. Il mio papà ha corso la 1000 miglia, quella vera degli anni 50, prima che venisse dove partivi a cannone per 1600 km, non sapevi se arrivavi o se ti piantavi dentro un palo. Esatto, non era bello. E l'aveva corsa 2 volte, oltre a tante altre gare, prevalentemente in macchina. Cioè io sono cresciuto paradossalmente più con la passione per le macchine che non con quella per le moto. Scuola cattolica, collegio San Carlo, fino a... Sono come me. Come te. Ma veramente? Sì. Pazzesco. Elementari, medie e liceo, San Carlo senza donne, senza compagne. Divisi? Divisi. Non divisi, non c'erano. Ah, non c'è, solo No, uomini? Solo uomini. Con i C'erano preti? le maestre, le professoresse. Sì, carini però. Sì, è stata ok. una buona esperienza. Dal punto di vista culturale... No, è una delle scuole più toste finché di a un Milano. certo punto, sì, e lo erano all'epoca anche molto toste, finché a un certo punto mi sono sentito decontestualizzato rispetto alla comunità dei sansiresi con cui vivevo. Caspita, loro Altro andavano alle mondo. scuole statali, io andavo al San Carlo, cominciavo a non capirli più, a non capire il mondo che avevo intorno, che cos'era, no? E ho avuto una sorta di moto di ribellione, proprio sincero, che però i miei hanno colto e assecondato. Ho detto, papà, mamma, qualcosa non mi torna. Io cambierei. Avevo un po' il mito dei cugini che facevano gli scioperi, i picchetti, le scuole bloccate, io non sapevo niente. Dai, che cos'era? Quindi San Carlo Beccaria per gli ultimi 3 anni di liceo e poi sono entrato in consiglio di istituto e sono diventato uno di quegli agitatori che stavano sulle Che scale fomentavano tutto. col megafono, cioè mi ha preso il matto dall'altra parte. Scioperi come se non ci fosse un domani. Bellissimo. Come se ci fosse domani, no, però ho cercato un po' questa leadership politico-scolastica, Vabbè. misto sinistro, destra, centro, pur di fare del Tutto. casino, Giusto. però studiavo, Ok. nel senso che io tiravo a non fare delle brutte vacanze, comunque a rendere conto ai miei genitori che mi avevano dato un'educazione e una linea che era libera ma con un rigore su certe cose e credo di non averli mai troppo delusi. Cerco di andare al sodo. Ma da lì mondo, motori, televisione. Motorini e moto da fruito, ma va no, televisione no, la guardavo, la sognavo, la vedevo come una cosa lontanissima, inarrivabile.
mi sarebbe piaciuto tanto, io mi immaginavo o in televisione o giornalista inviato di guerra di un giornale, sì, oppure medico chirurgo. Ah, bellissimo. Mi sono iscritto a giurisprudenza perché mio papà fa l'avvocato, perché mi dicevano no, non fare questo, non fare quello, una boiata lì, quella è una fabbrica di disoccupati, finché a me stava stretta quella facoltà lì. Ho avuto la possibilità assolutamente, che mi sono guadagnato da solo, mio papà fortunatamente non ha mai mosso un dito per me, di collaborare con il giornale allora diretto da Indro Montanelli. Poi da lì in brevissimo tempo nasceva Cosa nasce cosa? Ma sì, direi dall'85 anno della maturità all'88 anno in cui sono stato preso a Mediaset è volata, e poi una volta a Mediaset la TV è diventata la TV, con vari sport, prima gli sport olimpici, il calcio, le conduzioni dei telegiornali, un po' di trasmissioni, poi ogni tanto mi piaceva andare nelle trasmissioni di intrattenimento perché un fondo pirla ce l'ho, Certo. e certo. E finché nel 2001 poi mi hanno consegnato il moto mondiale, me l'hanno consegnato, Ok. così rispondo al pezzo iniziale della tua domanda, perché io braccavo Paolone Beltramo, Nico Cereghini, Alberto Porta quando venivano in redazione, ero appassionato, chiedevo soprattutto delle moto che mi volevo comprare, che poi non mi compravo, che mi volevo comprare, e quindi Nico Cereghini ha detto io non lo voglio fare più il moto mondiale, con questo nuovo rinnovo di contratto secondo me la persona giusta è Guido, che è innamorato del mezzo. Perché prima c'era Cereghini. Cereghini, poi è tornato alla Rai. Poi quando, Ok. quando è arrivata a Mediaset il candidato naturale era Cereghini, Certo. però Cereghini non ne voleva più sapere, per cui ha detto lui, e il mio direttore ha detto tu, e io ero nel momento in cui mi ero tipo sposato da 6 mesi, All'età di? tardi, 34 anni. Ah, ok. 34 anni, sposato da pochissimo, da 6 mesi sposato, da 3 mesi mia moglie mi aveva detto che era incinta. Io un po' avevo smesso di fare l'inviato dello sci e delle Olimpiadi, quelle cose lì, e mi si riprospetta una vita in giro per il mondo. Ancora peggio forse, perché il discorso moto è veramente impegnativo. Però è andata così, È andata oggi così, ho 3 ed è- figli e una moglie. Ed è meglio. Ma in tutto questo percorso arrivare fino a qui, qual è stata la cavolata peggiore, Di che genere? motoristicamente parlando, Sì. e nella vita? Cioè che ritorni indietro e dici, mannaggia me che ho fatto sta roba qui. Ah, no, allora, motoristicamente parlando ce l'ho proprio sicura. E poi finisce anche che faccio un po' la paternale, perché c'è stata una volta, nell'epoca dei primi telefonini, quelli grossi così, Quelli in macchina che... sì, no, non quelli in ECP3, quelli grossi così, ok, sì, io ero già citofoni. maturo, già dovevo aver capito che stavo sbagliando, però no, poteva essere metà degli anni 90, avevo una BMW macchina 325 iX, che era una berlina, Ok. con la trazione integrale, la primissima, e stavo andando a Civitavecchia e mi sono preso sto telefonino, credo per telefonare, non c'erano neanche i messaggini, Ok. e guardando sto telefonone così mi sono distratto e ho centrato piena la macchina che avevo davanti in autostrada, presa piena, una macchina bianca che ha picchiato contro il garello, poi si è accostata a bordo strada e c'era sopra una mamma con dei bambini. E quando li ho visti scendere, c'era del rosso per terra perché avevano la marmellata di ciliegie Come nel nei film. baule. Sì, Ok. sì, e questa è stata una... Insomma, lì mi è venuta l'angoscia. Se devo ripensare dico no, caspita. Non si È fa, quindi quella. cellulare in macchina zero. Umanamente nella vita un grandissimo rimpianto non c'è, cioè no, ho un'incompiuta professionale se vuoi, che è stato aver fatto un solo anno di Top Gear Italia, che poi... Cavolo, esatto, che poi è si stato fermato. una roba incredibile. Quello mi sarebbe piaciuto farlo tutta la vita, peraltro andava bene, però c'era un altro tipo, era insomma un momento per cui era corretto che andasse così. Però un mega rimpianto, cioè non ho, come dire, sposato una donna, e poi mi sono pentito di averla sposata, mi sono sposato una volta sola, sono strafelice della famiglia che ho, della moglie che ho, che è secondo me la vera ragione per cui io posso continuare a fare questo tipo di vita, perché ho trovato una speciale che è capace di... Avere persone appunto che ti comprendono in quello che fai è veramente difficile, penso. E nel mio piccolo me ne sto accorgendo anch'io, oltretutto. Però quindi... la vedi, cioè, ecco, e lei c'è e non me la fa pesare. Poi in cambio devi dare di essere come dire, un marito e un papà di qualità,
il più possibile, se non altro. No, infatti poi attaccandoci a questo discorso di quello che è successo un po' di tempo fa, Barca, i giornalisti cercano sempre di aumentare quello che è successo o meno e non si capisce mai se c'è stato un rischio reale, veramente grave, Sì. oppure se era una cosa, appunto, oddio, stavamo affondando, zattera di salvataggio e via. L'antefatto è che nel 2018 sono affondato a bordo di una barca e i giornali hanno scritto... C'è anche un po' di polemica subito, ma no, non è successo niente, smettete di fare queste pantomime, invece... No, e poi i giornali hanno scritto affonda lo yacht di È lo 15 yacht, metri esatto, di Guido Meda sì, perché esatto. è andato negli scogli. E Quindi, quindi ho fatto subito- anche la figura un po' del pirla. Esatto. No? Il mio yacht è anche buttato negli scogli con dei bambini a bordo. Lo yacht non era mio, ero ospite non era neanche uno yacht, mi verrebbe una barca normale, Barca bella normale. ma normale, di un mio amico che ci aveva invitati, me, mia moglie e i miei bambini per fare un pomeriggio con loro. Bello, ok. E siamo andati e ci ha sorpresi un groppo estivo, una vera tempesta di quelle non previste che montano in un attimo. Ci ha sorpresi, quindi eravamo all'isola del Giglio in una baia, abbiamo deciso di tornare a Giglio Porto, dovevamo navigare per 3 miglia e con la prua verso il mare, quindi con le onde di prua su e giù, su e giù, su e giù, a un certo punto la barca ha cominciato a imbarcare acqua da dietro, si è messa verticale ed è affondata sec. verticalmente senza toccare niente, eravamo in mezzo al mare, non è che siamo andati a scogli con la mia barca. È affondata, ci siamo ritrovati 2 famiglie con io 3 figli, grandi, 16, 14 e 12 e i miei amici 2 bambine di 9, 8 e 7 anni a bagno nelle onde grosse non è banalissimo. direi di no. Però siamo riusciti ad aprire la zattera di salvataggio, ad entrarci, fortunatamente da terra, perché non abbiamo neanche fatto in tempo a lanciare il Mayday, da terra 2 turisti che camminavano su un sentiero da lontano ci hanno visti affondare, hanno chiamato i soccorsi e poi questi sono arrivati a prenderci e ci hanno portato al Giglio durante una tempesta che a quel punto si era scatenata, fermi i traghetti, no, è stato un momento oggettivamente brutto. Comunque no? la barca è affondata e voi vi siete buttati Sì, comunque... poi ci sono stati gli assassini da social, da Facebook che dicevano ecco il ricco poteva anche morire. E non dice quanto guadagna perché non è quel gioco di- affogato, no? Però oppure chi diceva è tutta una montatura. No, ce la siamo vista brutta, poi io non ho parlato. Ma qui casca l'asino. Qui casca l'asino. Cioè, a fronte di tutto questo, l'errore più grosso della mia giornata è stata non rispondere ai giornalisti che mi telefonavano. E poi se la Da creano giornalista, loro. devi saperlo, no? Intanto mi chiedo chi li ha avvisati, perché io un minuto dopo che sono sceso in porto, che sono arrivato in porto, mi suonava il telefonino. Come? Mi hanno appena sbarcato dalla barca di salvataggio, già lo sanno? Il Corriere della Sera della sede di Firenze, il Tirreno. Io dicevo no, adesso non ho tempo, ero in costume da bagno, a sera con i bambini, la moglie, servizio traghetti finito, cioè non avevo voglia, errore. Perché il mestiere lo conosco, quindi era giusto Esatto. che io dessi le informazioni corrette su quello che era successo. Diciamo che non è proprio la situazione perfetta dopo che si è appena affondato. Però poi l'ho pagata perché il giorno sì. dopo evidentemente si sono spalmate in giro delle notizie che poi chi se ne frega, no? Però non erano giuste, quindi lì ho detto ma vedi adesso che mi trovo io dalla parte di quelli che magari qualche volta mi capita di sbagliare a dare una notizia, è una sofferenza. No, è un po' come è successo...